ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, nel dicembre scorso ha improvvisamente vietato l'impiego dei droni civili nelle attività di soccorso quotidiano e per maxi emergenze, senza alcuna motivazione e cambiando radicalmente il testo di regolamento che era stato prima condiviso. Abbiamo chiesto continuamente chiarimenti all'ente senza che però si degnasse mai di dare una risposta, con la conseguenza che ora oltre 1000 droni delle strutture di volontariato e della pubblica amministrazione non possono più essere impiegati per portare aiuto a chi ha bisogno. Non solo, nel 2018 lo stesso ENAC aveva promesso di regolamentare il settore per favorire l'impiego di questa tecnologia che può risultare determinante per l'incolumità delle persone e dei beni, cosa richiesta anche dalla recente normativa europea. Ma da allora tutto è bloccato senza alcuna motivazione, provocando così l'impossibilità di portare soccorso in molte situazioni. I volontari di Rescue Drones Network ODV chiedono la modifica immediata del regolamento entrato in vigore il 15 dicembre scorso con l'eliminazione o la rivisitazione del punto 7 dell'articolo 7, nonché una regolamentazione specifica per l'impiego dei droni civili per le operazioni di pubblica utilità, come richiesto dal regolamento europeo e come sollecitato da diversi anni dai volontari impegnati in questo settore. Ciao ragazzi, io sono Michele e questo è un video decisamente serio. Come avrete capito da quel che vi ho appena letto, il tema principale è di nuovo ENAC, è la regolamentazione italiana per quanto riguarda l'utilizzo dei droni. Attenzione però, perché questa volta non parliamo di droni esclusivamente ad uso ludico hobbistico, ma parliamo di droni utilizzati per le emergenze, per i soccorsi. E quel che vi ho appena letto è davvero assurdo, 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 assurdo. Lo ripeterei 100 volte, sì, con il rischio magari di essere denunciato questa volta davvero da ENAC, perché qualche mese fa hanno espresso la loro criticità nei confronti di chi mette in cattiva luce il loro operato, però io sono sempre qui per dare un minimo di voce a tutto questo, perché io a volte mi vergogno di essere un cittadino italiano. Dal 15 dicembre scorso qualsiasi volontario impegnato in una missione di soccorso voglia utilizzare il suo drone o un qualsiasi drone civile per scopi di ricerca e soccorso, per ENAC in Italia non potrà farlo legalmente se non con tutta una trafila incredibile di richieste, di permessi e così via, rendendo praticamente inutilizzabile questo importantissimo mezzo per una nobilissima causa. In poche parole, questo è il sunto di quello che è successo e, lo ripeto, è davvero davvero assurdo. I droni ormai sono una realtà in qualsiasi campo e specialmente in questo, nel campo del soccorso, sono davvero una manna dal cielo. A questi signori di ENAC basterebbe una piccola e semplice ricerca su Google per rendersi subito conto che nel corso degli ultimi anni i droni, questa tecnologia, è stata di grande aiuto nella ricerca di persone scomparse. E i motivi sono davvero lampanti e sotto gli occhi di tutti, mi sembra quasi ridicolo parlarne. Un drone, a differenza di un elicottero, ha dei costi di gestione molto inferiori, può sorvolare zone che magari un elicottero non può sorvolare in sicurezza. Persino gli ultimi droni commerciali, mi viene in mente la linea Mavic 2 Enterprise, possono montare degli accessori utili sotto questo aspetto, come delle termocamere in alta definizione, come dei fari LED potentissimi, delle casse audio, tutti sistemi molto utili in questo settore. Quindi ora, cara ENAC, devi spiegarmi, anzi devi spiegarci perché andare a porre queste limitazioni così grandi, quasi a proibire l'uso di droni ricreativi come può essere un Mavic 2 Enterprise per la ricerca e il soccorso, andando persino contro le disposizioni europee e contro le sue stesse promesse di regolamentare questo settore. Io sono un ignorante, ma nella mia ignoranza penso che magari potrebbe esserci un interesse economico dietro tutto questo. Forse per favorire qualche azienda statale che produce questo tipo di drone, ma a prezzi molto più elevati. Ma attenzione, questa è solo una mia ipotesi che mi è venuta ora in mente nella mia testa da ignorante e potrebbe essere totalmente sbagliata, ma non riesco a spiegarmi perché
proibire, lo ripeto ancora una volta, l'uso di questi droni a fini di ricerca e soccorso. Spiegatemelo. Penso però che la vergogna più grande sia non dare nessuna risposta a delle associazioni di volontari che si occupano di tutto questo. Non rispondere a domande così importanti, fregandosene altamente di tutto ciò, è davvero vergognoso. Ed io davvero provo un po' di vergogna al posto vostro. Quindi ragazzi, perdonatemi lo sfogo, ma ci tenevo davvero tanto a rendervi partecipi di quello che sta succedendo. È stata aperta persino una pagina, una petizione su change.org che ha già superato le 1000 firme e vi consiglio, vi chiedo di firmare anche voi questa petizione. Vi lascio il link qui sotto in descrizione video e vi chiedo anche di condividere questo mio video a più persone possibili, perché sicuramente questo video non entrerà nei circuiti pubblicitari della piattaforma di YouTube o di Facebook, quindi la mia unica risorsa per trasmettere questo importantissimo messaggio a più persone possibili siete voi. Non deludetemi. E questo è tutto, fatemi sapere ora voi cosa ne pensate di questa brutta storia lasciando un commento qui sotto. Se avete una qualsiasi domanda non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Vi ricordo che se volete supportarci, oltre a condividere questo importantissimo video, ci basta un semplice e gratuito like, un commento, una condivisione, iscrivetevi se non l'avete già fatto, condividete questo video, attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video, mentre qui sotto in descrizione video trovate il link per firmare la petizione contro questa assurda disposizione tutta italiana e i link per entrare nel nostro canale Telegram delle offerte, gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il nostro canale Instagram. Mi raccomando ragazzi, conto su di voi, firmate la petizione contro questa assurda disposizione tutta italiana e condividete questo video a più persone possibili. Se ci saranno degli aggiornamenti non esiterò a comunicarveli con un nuovo video. Noi ci rivedremo tra qualche giorno sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!